Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile. Ragazzi, abbiamo la torre. Quando c'è la carta della torre si parla di qualche cosa che prende uno scossone. Potrebbe essere una relazione, potrebbe essere una situazione, ma è come una caduta di certe sicurezze, di certe cose che fino a questo momento erano stabili e da adesso in avanti non lo sono più. Si può trattare anche di ego, quindi questioni mentali, credenze che avete avuto fino a questo momento e che dalla prima parte di aprile potrebbero non essere più quelle credenze lì. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono già online sul mio canale. Queste, ragazzi, sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, possono riguardare le relazioni di coppia piuttosto che di amicizia. Io vi dirò qual è l'andamento più importante a livello energetico e poi vi darò come degli esempi per aiutare a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda nello specifico le letture per le coppie e per i single, le pubblicherò la prossima settimana. Sono le letture a tre scelte, ma ci sono i segni zodiacali e quindi potete poi anche integrare quelle letture con questa qui. Allora, partiamo da un 8 di coppe, la carta dell'imperatore, un 9 di spade, un 6 di coppe, la carta dell'appeso, un 5 di bastoni e un papa. Mm. Ragazzi, sinceramente vedendo le carte non capisco perché ci sia questa torre. Lo vedremo cammin facendo anche con i mini tarocchi. Sapete che poi quando usi i mini tarocchi vengono fuori delle sfumature veramente interessanti. Allora, partiamo da questo 8 di coppe. Qui o c'è qualcuno che non vuole vedere qualcosa, che non si vuole allontanare, che non vuole prendere le distanze, che non vuole andare a fondo anche, mi viene da dire, in una certa situazione. Andiamo a vedere questo 8 di coppe. Allora abbiamo un fante di bastoni, un 2 di pentacoli. Allora, potrebbe fare riferimento a una persona che si è allontanata da voi o voi che vi siete allontanati da una persona con la quale le cose non erano poi così lineari. Andiamo a vedere l'imperatore, un re di pentacoli, un cavaliere di pentacoli e la morte. Allora, considerato che un imperatore potrebbe fare riferimento a un padre, ragazzi, o comunque a una figura di riferimento importante vicino a voi, potrebbe anche essere il partner, appunto, però qui ho come una sensazione di troppa concretezza e anche troppa lentezza. Concretezza nel senso che quando c'è un imperatore con il re di pentacoli sono le regole.
le regole che sono effettive, sono concrete, cioè bisogna tenersi a queste regole. Andiamo avanti. Vediamo il 9 di spade. Abbiamo un fante di coppe. E un 2 di spade. Ragazzi, se fosse una questione familiare, cioè, perché vi dico, la prima cosa un po' chiara che mi arriva da queste poche carte che, insomma, che ho tirato, è che potrebbe esserci in qualche situazione di distacco da un figlio, vuoi perché magari va a vivere per conto proprio, piuttosto che può essere che ci sia questo allontanamento a causa degli studi. Se non è un figlio, potrebbe essere tranquillamente il partner o voi che dovete lasciare qualche genitore o cosa per lo stile, però sento proprio come se ci fosse una sorta di allontanamento e delle preoccupazioni in questo senso. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo di nuovo un papa che avete già qui e la luna. È come se ci fosse un sogno nel cassetto qui. Se fosse una relazione, se per voi vibrasse come una relazione di coppia, vi dico che c'è qualcuno che è distante, potrebbe anche essere una distanza proprio fisica, ma soprattutto emotiva, la sento, con diciamo un movimento super lento nei vostri confronti e io sento che invece voi avreste un po' più voglia di accelerare le cose, ecco. Asso di coppe, ci sta. Avreste voglia di far sbocciare il cuore, di iniziare questo nuovo amore. Anche nel caso foste i genitori che devono lasciare andare il figlio, c'è come la voglia di essere più sereni, la voglia di essere tranquilli, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo appeso. 9 di spade. È come un momento di stand-by, la prima parte di aprile. Però vi dico, è comunque venuta fuori la ruota della fortuna, quindi pare che potrebbe esserci anche una sorta di accelerata, ma io credo che qui faccia più riferimento al cercate di vedere le cose da un altro punto di vista per riuscire a cambiare la dinamica di comportamento, per, diciamo, togliervi dalla testa tutto quello che vi preoccupa. Diciamo che quando c'è l'appeso vi danno la possibilità di mettervi nei panni dell'altro, di capire il perché magari di certa prudenza, di certe regole, di certe... Ragazzi, se fosse una questione di lavoro, cioè nel senso se fosse una relazione all'interno, un flirt, all'interno della zona di lavoro, devo dire che da un lato vorreste un'ufficializzazione, dall'altro l'altra persona non è abbastanza vicina a voi, come se non la sentisse abbastanza vicina, è per quello che avete bisogno di come un gesto che sigilli la cosa, no? Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Asso di bastoni. E 3 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche questo papa. Regina di spade. E regina di bastoni. Allora, devo dire che sarà un mese, ragazzi, ballerino in senso buono, nel senso che ci sarà del pepe, ehm, perché sì, questo appeso vi servirà per portare avanti le vostre lotte e per assumervi dall'altro lato le vostre responsabilità. Arriverete a fare un'azione in modo determinato, in modo concreto. Avete la regina di spade, per qualcuno si tratta proprio di fare come un elenco, uno schema, un programma
c'è anche un papa, quindi può fare riferimento anche all'appoggiarsi a un consulente, a una guida, ad un mediatore per riuscire a riprendere in mano il vostro potere personale e smettere di, diciamo, discutere. C'è anche un asso di bastoni. Qui devo dire che il senso è proprio quello di fare un'azione con intenzione rivolta all'espansione di questo progetto. Allora, se vi devo dire, questa torre la sento un po' collegatina qui alla morte, come se ci fossero da togliersi dalla testa o da rompere certi schemi. Sento inerente questo fante di bastoni. Ora, dipende se il fante di bastoni per voi rappresenta il partner o il figlio. Però è come se ci fossero da rompere certe... Mi parlano di protezione. Se siete genitori e tendete all'iperprotettività e... scusate, all'iperprotezione. È quello, per esempio, che dovete tagliare, ok? C'è comunque questo tipo di sogno di ufficializzazione che vorreste raggiungere, o se in questo caso il figlio volete che il figlio raggiunga questo tipo di avanzamento. Si tratta di star calmi, ho come questa sensazione, perché solo così riuscirete ad avere un'idea del lato A e del lato B della medaglia, al fine di togliervi tutti questi pensieri, queste preoccupazioni, questi dubbi che ancora non si vedono. Cioè, non è che non si vedono, i dubbi ci sono e che non si vede non si vede la luce in fondo al tunnel, fondamentalmente. Se fosse una relazione di coppia, vi dico, c'è una sorta di attesa, di incastro, di distanziamento. Sento che voi vi aspettate che sia l'altra persona a fare quel passo in più, ma vi dirò, questo momento di allontanamento per qualcuno non verrà male perché con l'appeso, come vi dicevo, ci sarà un modo diverso di vedere le cose, di vedere... è un po' come diventare osservatori delle dinamiche di comportamento. Perché vi preoccupa quella cosa lì? Da dove arriva quella preoccupazione? Che cosa ha causato questa dinamica di comportamento, questa reazione, questo meccanismo in voi? Cambiando e agendo con intenzione, ragazzi, si arriva alla ripresa del proprio potere personale. Il Papa fa anche riferimento a un'ufficializzazione di una relazione, quindi fatemi sapere se è il vostro caso. Io credo che qui quello che si taglia, cioè ho come la sensazione che qualcuno questo distanziamento, questo allontanamento, questo momento di freddezza lo prenda come un oddio, è finita la relazione. E no, non è così, non è così, si tratta di aspettare un attimo, ok? Va bene, andiamo a vedere l'I Ching. Vediamo che consiglio vi danno. Poi vi dico, ho comprato... No, queste sono troppe, ne prendo solo una, ragazzi. Ho comprato il mazzo in un momento diverso da cui ho comprato il libro, quindi le definizioni delle carte sono diverse da quelle del libro. Allora, in questo caso la carta numero 47 viene tradotta con il fallimento in queste carte, mentre nel libro viene tradotto come le avversità e la spiegazione è: ci sarà un periodo favorevole in cui saremo assillati dalle preoccupazioni e dalle amarezze. È inevitabile, perché l'uomo non può cambiare il destino e l'oroscopo non può far altro che indicarglielo. Ma è sempre possibile uscire dall'assillo. Quando un uomo forte e angustiato rimane tranquillo e sereno, e questa sua serenità costituisce la garanzia del riscatto. Non ci si lasci abbattere, quindi, e non si commetta nulla di men che dignitoso. Anche se in un primo tempo saremo misconosciuti e calunniati, alla fine otterremo un poco di fortuna e con essa sollievo. Naturalmente bisogna irrigidirsi, rimanere fedeli a se stessi in una durezza persino spietata. Wow! Rimanete fermi sulle vostre posizioni. Sembrava più un ruggito che un wow, comunque va bene. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, un mantra per sviluppare l'amor proprio. Allora, è una carta numero 25 e dice meditazione.
E questa carta vi dice che è un po' come se vi dicesse di seguire il flusso attraverso la meditazione. Ehm, Quello che mi colpisce di questa carta è che ha una mano sulla pancia e una mano sul cuore, come per dire che si mettono in allineamento quello che è l'istinto, quello che si sente, quello che si desidera, quello che si ha nella pancia dentro, con quello che si ha nel cuore. Apro la mente e abbraccio il divino. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile e potete farmelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. C'è anche un video sotto in descrizione che spiega più o meno di che cosa tratta tutti i video dedicati agli abbonati. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!